Ciao, sono Alberto, pittore e disegnatore. In questo canale troverai esempi di pittura e disegno, considerazioni sulla tecnica e sull'arte, filtrate attraverso la mia esperienza maturata nel corso di questi anni. In questo video presento 6 texture, eseguite con la penna Big Crystal su foglio pigna. Sono texture che uso frequentemente nei miei disegni, ma anche come costruzione, come struttura, per segni che io aggiungo successivamente. In particolare ti segnalo l'ultima di queste texture che trovo veramente peculiare e interessante, molto curiosa. Non mi resta che suggerirti di iscriverti al canale e di leggere i commenti che io lascio nella descrizione, dove troverai il mio sito web e i miei link ai social. Non mi resta che augurarti una buona visione e a presto. Van Gogh si chiedeva in una lettera cos'è il disegno, come si può imparare, e continuava usando queste parole. È lavorare attraverso un invisibile muro di ferro che sembra separare ciò che si sente da ciò che si è in grado di fare. E continuava. È necessario indebolire questo muro, erodendolo a poco, con costanza e pazienza. Quindi imparare a disegnare è essenzialmente quello di riuscire a far fare alla mano ciò che l'intelletto vuole. Spesso questo si ottiene con l'esercizio. Ma l'esercizio che precede quello che è l'esercizio della creazione. Queste 6 immagini, texture che io presento in questo video vanno al di là del puro esercizio, sono delle possibilità di costruzione grafica attraverso la penna Bic Crystal. In questa qui, vedete, il segno è abbastanza grezzo, è abbastanza rozzo, in maniera proprio evidente e in maniera voluta, proprio per riuscire a costruire una superficie su cui poi dopo si potrà anche elaborare qualcosa di diverso. Ci serve un pattern, ci serve una superficie condotta in questa maniera, come vi propongo per il primo esercizio. Il secondo, invece, è quello che vedete, sono dei puntini messi a distanza, più possibile simile fra di loro, però non sono proprio puntini, se vedete, sono quasi delle picchiettature con la biro che a volte possono essere anche dei piccoli taglietti. I puntini sono differenti, sono diversi uno dall'altro, proprio per consentire alla mano di riuscire a creare una texture che sia omogenea, però che non sia troppo uniforme. E per costruire questo, chiaramente l'esercizio consiste nel osservare e nel guidare la mano a porre puntini che sono, badate bene, spesso e necessariamente lontani uno dall'altro. Allora, quando si procede in questo modo, bisogna prima fare una stesura di puntini larghi e poi pian piano inserire i puntini piccoli all'interno degli spazi lasciati dai puntini larghi, come in questo modo. Ovviamente ci saranno delle piccole sovrapposizioni, però questo è determinato, la scelta di queste disposizioni è determinata da ciò che poi noi vogliamo fare dopo con questo pattern. Di solito i puntini si usano per creare delle sfumature nei volti, nei visi. Io invece
amo utilizzare questo tipo di scelta grafica magari all'interno di un tratteggio, anche per definire una maggiore corposità laddove il tratto magari può essere troppo invadente. Quindi ecco che la superficie viene portata in questo modo ed è un esercizio che io consiglio perché disciplina moltissimo la mano e, aiuta l'occhio a tradurre quello che l'intelletto vuole fare e si serve dell'abilità che costruisce man mano con l'aiuto della penna. Quindi dopo che si è fatta tutta la trama, la tramatura, ovviamente si interviene dove i puntini sono più o meno marcati, in modo da riuscire a costruire una trama più possibile omogenea, oppure che risponda a ciò che è il nostro intento. Ovviamente questi quadrati sono molto piccoli perché 6 cm per 6 che io ho voluto ingrandire proprio per far vedere come avviene proprio tutta la costruzione del lavoro. E quindi sono ovviamente per fare un disegno a puntini molto grande il tempo che dovete spendere, che è necessario spendere, è molto, ma è giustamente così, perché il disegno è una pratica che non deve essere forzata e deve avere il suo tempo. Non abbiate paura o problemi se il tempo che mettete a fare un disegno vi sembra tanto. L'importante è il risultato che voi andate ad ottenere. Questa è la cosa fondamentale. Per la prossima texture invece ho utilizzato questo segno della penna circolare che prosegue e si estenderà per tutta la superficie che io ho scelto di coprire. E per costruire questo segno è necessario che noi diamo la possibilità agli occhi in alcuni casi, di stringere la propria visione, di socchiuderli, perché è fondamentale notare tutti i piccoli balzi di intensità che il nero che noi andiamo a fare darà come risultanza percettiva sul foglio. Riallacciandomi al discorso che facevamo prima di Van Gogh, mai pittore della contemporaneità, della contemporaneità, io dico, perché Van Gogh è talmente attuale e vivo che è impossibile licenziarlo con il passato, e che Van Gogh utilizzava proprio il disegno e le texture del disegno per costruire tutti i suoi dipinti. I suoi dipinti partono dal disegno, le sue pennellate sono, prima di essere delle pennellate, sono dei colpi di matita, e questo si vede chiaramente in tutti i suoi disegni. Vengono costruite queste texture a seconda della loro varietà, per descrivere i vari strati del terreno, i vari strati delle nuvole e degli alberi. Questa costruzione è assolutamente con tutte le differenziazioni del caso, ciò che io ho imparato modestamente e immodestamente dai dipinti che ho visto, dai suoi lavori, è proprio quello di riuscire a differenziare con il segno
la percezione delle campiture che io vado a disegnare sul foglio. E questo metodo che sto completando adesso, che sto compitando nel foglio, è quello che mi permette molte volte di più o meno intensamente descrivere il fogliame, ovvero sia tutte quelle risultanze di pieni e di vuoti che lasciano le foglie tra il primo piano e il secondo, terzo, quarto piano, quindi gli scuri che penetrano dentro l'albero, oppure certo fogliame che magari si contrappone davanti in controluce oppure sparisce dietro nella più scura vegetazione. E quindi bisogna assolutamente essere attenti, e questo esercizio serve proprio per disciplinare disciplinare la mano a non caricare troppo lo scuro, perché poi risulta difficile quando la penna va troppo in profondità poi riuscire ad intervenire, perché come si sa ciò che si fa con la penna non può essere cancellato. Sono esercizi, 6 esercizi che io propongo, ma ce ne possono essere assolutamente molti di più. Questa texture viene prima eseguita un tratteggio verticale e poi un tratteggio obliquo prima di intervenire. Ecco, questo qui è il pattern che sta sotto e che serve poi a definire la superficie in maniera più regolare e compatta. Ecco, in questo modo, procedendo, adesso io faccio questo disegno abbastanza veloce per riuscire a dare un'idea di ciò che a molte volte io poi su cui poi io mi soffermo molto di più sui lavori che faccio, per dare quell'intensità, quella descrizione delle forme, delle crepe, delle sfumature che mi piace poi riportare sui disegni. Ecco, questo è un esercizio che presuppone una certa dose di sensibilità nel riuscire a stare a una distanza sempre uguale dal segno più scuro, per riuscire a fare risultare questo pattern così omogeneo. L'esercizio seguente è una texture grafica che è molto presente in alcuni miei lavori, però ovviamente non si vede perché poi è sovrapposta ad altre soluzioni grafiche. Ecco, è importante il ruolo delle texture, soprattutto nei miei disegni, ma magari può essere di spunto anche per voi, per i vostri. Cioè, quando si decide di riempire una superficie, il fatto di poter prima intervenire con un pattern, con una soluzione uguale, che possa riempire una superficie, dà poi la possibilità di intervenire successivamente, e anzi proprio il pattern molte volte fa da ispirazione, da motore per riuscire ad inventare e a costruire soluzioni grafiche per noi nuove e di grande efficacia per quanto riguarda l'idea del disegno finale che noi vogliamo portare a termine. Ovviamente lo consiglio sempre. Io ripeto che l'esercizio è, il motore principale del nostro fare. Quindi un disegno
deve essere preceduto, una volontà di rappresentazione grafica in un foglio deve essere preceduta da una grande ed efficace mole di lavoro e di tempo passata, proprio a istruire la mano e il segno. Quest'ultimo pattern è un po' curioso perché è la risultanza di un segno apparentemente disarticolato che viene eseguito nella superficie sottostante. E però il risultato che poi alla fine avremo sarà di una superficie che in lontananza apparirà omogenea e gradevole alla vista e non dà assolutamente modo di essere interpretata altrimenti che non una superficie proprio grafica definita da un pattern decorativo. Però è interessante perché se noi poi lo guardiamo da vicino, questo lavoro, osserveremo come si ha la possibilità di leggere proprio il tratto della penna, il percorso che la penna compie per riuscire a svilupparsi attraverso le linee e quindi com'è che riesce a non sovrapporsi e a sovrapporsi in maniera tale da non risultare stonata in alcune parti rispetto alle altre. Adesso ecco qua in questo video con la mano sto un po' impallando, però adesso dovrei riuscire, ecco, dovreste riuscire a intravedere, poi lo vedrete meglio in seguito, il percorso della mano. Ecco, vedete, non è uguale, non ha un andamento completamente univoco, ma è veramente bilanciato per poi ottenere proprio questa superficie compatta, questo risultato così efficace da un punto di vista grafico. Questo è quello che proprio mi piaceva, perché ho proposto questo pattern, proprio mi piaceva perché il segno della penna sono riuscito a tenerlo più lento possibile e l'ho riproposto anche nella sua velocità normale proprio per dar modo di osservarne proprio tutto il suo compimento, ecco, tutta la sua elaborazione grafica. Al termine di questi lavori spesso mi capita di trovare delle forme che mi interessano molto e quindi di ritrovare le loro forme e i loro profili all'interno di questo groviglio di segni. Comunque su questi 6 esercizi che vi ho mostrato insieme a tutti gli altri e magari altri che proporrò sicuramente sono per me fondamentali. Lo ripeterò spesso e sarò anche abbastanza pedante in questo, però il disegno è veramente la comunicazione fondamentale, è il tramite oggettivo più rilevante che c'è fra noi e l'opera d'arte che andiamo a descrivere. E quindi descrivere, cioè scrivere proprio il segno, che sia col pennello o che sia con la matita, però tradisce sempre la scuola, come dire, la passione e la tenacia dell'esercizio, e nella mano, nel modo proprio di condurre il pennello sul dipinto, è lì che si scopre se il pittore sa veramente in quel momento fare ciò che ha intenzione di fare.
tutto quello che noi vediamo sulla tela o sul disegno deve essere assolutamente quello che il disegnatore o il pittore aveva intenzione di fare. Il caso non c'entra. Il caso può avere una componente veramente minima, ma la cosa fondamentale è assolutamente, e ancora una volta, l'esercizio. Quell'esercizio che porta assolutamente dei risultati, sia che noi guardiamo un dipinto, un disegno, e sia che noi facciamo un dipinto, un disegno. Quindi rimbocchiamoci le maniche e disegniamo. Spero che tu abbia trovato questo video interessante e curioso e spero che ti sia venuta anche a te la voglia di provare a disegnarle queste texture. Non mi resta che augurarti una buona giornata e darti appuntamento a martedì prossimo. A presto!